Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda parte di questo tutorial su SpeakerSim, un simulatore per la progettazione di diffusori acustici, ovviamente. Nella prima parte abbiamo visto come caricare i driver e come sistemare questi sul box e nell'ambiente, ok? Per chi si fosse perso la prima parte metterò un link in descrizione. Bene, in questo vedremo come aggiungere dei filtri a questi driver, ok? Bene, iniziamo subito dall'HVG160. Prima che me ne dimentico, ho commesso un errore diciamo, nella prima parte, vale a dire che le risposte, quindi anche la sensibilità, queste vengono dichiarate da Ciare. Questo è l'HVG 160 che stiamo trattando, e valida per applicando un segnale con una tensione di 2,83, mentre se ben ricordate noi abbiamo caricato la risposta partendo dal presupposto che questa ci sia applicata con un watt, ok? Cioè vale a dire noi stavamo in questa condizione, ecco qua, ok? Ed è sbagliato, quindi dovete andare su questa linguetta, scegliere vols, ok? Buonanotte, vols, e applicare 2,83 sia per quanto riguarda l'HVG 160 sia per quanto riguarda l'HTB 260, ok? Manager, edit, e fate le vostre variazioni, confermate, ok? Perché c'è una piccola differenza di pochi dB, ma ci esiste ed è un errore, va corretto. Anche perché insomma viene dichiarato con 2,83, dobbiamo impostare la tensione a 2,83 nel simulatore, ok? Ovviamente. Bene, fatta questa piccola correzione, dicevamo, dobbiamo ora applicare dei filtri, quindi un passa alto e un passa basso sui nostri drive, vale a dire l'HVG 160, HTB 2,60. Iniziamo con l'HVG 160, tasto destro, aggiungiamo quindi sopra monte un passabasso, ok? Possiamo usufruire di quelli caricati di default, ok? Oppure ne possiamo impostare uno manualmente. Per comodità vi consiglio di partire da quelli di default e poi andare a modificare questi, ok? Andiamo a impostare il taglio a 2,2, iniziamo da questo, vedete che poi lui si calcola tutto, ok? Salviamo, bene, andiamo sul HTB260 e andiamo sempre a monte, ovviamente, un passalto sempre del terzo ordine, taglio a 2,2, lui farà i suoi calcoli, ok? E confermiamo. Benissimo. Vediamo che tutta la area interessata al Twitter è un pochino più alta, quindi andiamo sull'HTB e aggiungiamo una, sempre a mondo ovviamente, una resistenza, okay, di attenuazione direttamente in serie, ok? Ecco qua. Mm? Vediamo però che abbiamo il filtro che incontra delle difficoltà con questi breakup e lo possiamo aiutare agevolando in questa, perché in questa area siamo nella sezione, pardon, diciamo in questa area di taglio stiamo nell'area, ok, induttiva del woofer, quindi se applichiamo una bella cella induttiva, quindi di Zobel, questa favorirà il taglio sicuramente, ok? E allora andiamo sempre sull'HVG 160, ok? Andiamo ad aggiungere una bella rete,
possiamo fare il calcolo automatico, ok? E applichiamo. E voilà, le sono fin, vedete? Ok. C'è questa piccola gobbetta qua. Stiamo a 2,4, anche abbastanza altini, visto che l'HTB 260 a 750 Hz di risonanza e si può lavorare tranquillamente al doppio, quindi fino a 1500 ci siamo tranquillamente. E allora proviamo a tagliare un pochino più basso il woofer, ok, il mid woofer. Quindi andiamo sul suo filtro e vediamo che allora innanzitutto cerchiamo di rendere più realistico questo filtro, ok? Perché noi qua abbiamo L1 e L2 perché abbiamo un filtro del terzo ordine che non presenta nessuna resistenza, il che non è possibile. Allora la RL1 mettiamo come minimo 0,35, la L2 che è 0,15 di meno, ma qualcosa dobbiamo pur dare, 0,22, e vediamo che già applicando questo cosa succede. Oh, oh, vedete? Mm? Bene, 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 molto bene. Cerchiamo di usare anche valori standard, quindi 23 non esiste, 22 sì, 0,45 esiste, mi sembra di sì, 0,15 esiste, sì. Bene, molto 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 bene. Facciamo la stessissima cosa sul filtro del Twitter, 5 non esiste, esiste un 5,6. L'induttanza L1 e RL1 dobbiamo renderla con valore di L1 è di 0,49, quindi RL1 va bene 35. Il contenitore da 16 non esiste, standard è 15. Ok, bene, bene, molto 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 bene, molto 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 bene, molto bene. Ok, dobbiamo solo abbassare un pochino, sempre il woofer. Ok, tenete presente che quest'area, diciamo dai 200 a scendere giù, eh, sarà compensata dal secondo diffusore, ok? Perché questa in bassa frequenza, quindi da 200 scendere giù, andrà in somma coerente, mentre in alta frequenza andrà in somma incoerente. Quindi quando aggiungiamo il secondo diffusore succederà che in alta frequenza saranno aggiunti 3 dB, in bassa frequenza minimo 6, ok? O comunque sia nelle peggiori delle ipotesi più di 3 e quindi quest'area sarà compensata. Quindi a noi in questo caso è nostra priorità più che andare a compensare in bassa frequenza che non ci interessa perché verrà compensato dal secondo diffusore, al limite questa gobbetta qua, ok? Se proprio ci vogliamo affinare, quindi proviamo a condensatore è 22. Potremmo io andrei a sì, aumentare 45, il valore successivo standard è mi sembra 56. Sì,
Sì, sì. Poi 69. 75. 82. Oppure facciamo così. Terzo ordine abbiamo detto. A 1008. Nel 6. Sì. Esiste 69. Uno. Ok. Sì, dai. Adesso non ci resta che far scendere un pochino il Twitter. 5, 6, 6, 8. Ecco qua. Sì, dai, potrebbe andare. Poi vi potete affinare come volete, ma vi ho mostrato grosso modo come fare, ok? Voglio ritoccare io, non ce la faccio a vederlo così. Abbiamo detto sì. Mm, no. Sì, dai. Sì, dai, 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 dai. Proviamo a diminuire questa induttanza. Mm, mm. Sì, sì. Vabbè, non vi voglio intrattenere inutilmente, si tratta adesso di allineare. Andiamo a vedere un attimo la direttività. Eh, sì, fase. Mm. Qua vi potete giocare l'offset. Spostiamo un attimo il Twitter sul pannello. Andiamo a vedere un altro pochino. Ecco qua, taglio elettrico, la risposta in potenza, bella, moll, l'escursione, ritardo di gruppo, bello,
buffer step, impedenza totale del sistema. Ok? Bella anche l'impedenza. Bene, per oggi mi fermo qua. Se avete qualche dubbio o perplessità, fatemi sapere, me lo scrivete, insomma, mi mandate un messaggio come preferite. Se notate che abbia commesso qualche errore, mi fate presente anche questo, correggiamo in qualche modo. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace per darmene atto, come sempre, è sempre cosa gradita. Ok, benissimo, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!